Benvenuti su Stelle Turche Rivelate, il vostro rifugio preferito per tutto ciò che vibra tra set, palcoscenico e cuore. Prima di cominciare, un piccolo favore: iscrivetevi e attivate le notifiche, perché ciò che stiamo per raccontarvi vi terrà incollati fino all'ultimo secondo. Da giorni non si parla d'altro, non è la solita serie, non è il solito clamore passeggero. Qui il fenomeno cresce a ogni puntata, a ogni frase, a ogni sguardo catturato dalle telecamere e rilanciato sui social. E al centro di questo vortice c'è lei, Demet Özdemir, che con una sola dichiarazione ha innescato un incendio di ipotesi e di sogni. Sono rimasta spiazzata quando ho letto la sceneggiatura. Ma davvero la sorpresa nasce soltanto dalle pagine che arrivano sul suo leggio? Oppure il brivido si alimenta tra corridoi, porte socchiuse e coincidenze che hanno il sapore del destino? E soprattutto, quanto c'entra la sua vita privata nel modo in cui ci fa tremare davanti allo schermo? Prima di dirvi tutto, andiamo a quel momento che ha risuonato come un gong. Conferenza stampa in un luogo che non è mai un semplice indirizzo, il Pera Palace. Non si sceglie un simbolo carico di storia, mistero e memorie senza una ragione. Demet arriva luminosa, controllata e insieme vibrante, circondata da domande che si inseguono come flash. A chi le chiede cosa pensi del copione di Esref Rouya, lei concede solo poche parole, ma affilate come una lama. Ogni capitolo la sorprende, la squadra è in una sintonia disarmante. Un lampo, nulla più. Eppure, da quel lampo, i fan hanno ricavato un temporale di supposizioni. Perché Esref Rouya non è un racconto che si lascia prevedere, è una strada con curve improvvise, è il lato oscuro dei personaggi che si rovescia su di noi senza avvertire. È un colpo di scena che morde quando meno te l'aspetti. Se perfino lei, Demet, confessa di restare incredula a ogni nuova pagina. Allora cosa ci attende dietro la prossima porta? Tra le indiscrezioni che riportiamo con la cautela di chi conosce i giochi del set, ce n'è una che stuzzica l'immaginazione. Pare che alcuni segmenti cruciali della trama vengano tenuti sotto chiave fino all'ultimo minuto, distribuiti agli attori in frammenti, come tessere sparse di un puzzle che si compone davanti alla macchina da presa. È una tecnica che, se confermata, rende Nisan qualcosa di più di un ruolo. La rende un battito istintivo, un salto nel vuoto, una vertigine non del tutto addomesticata. E Nisan, lo sappiamo, è il cuore che pulsa sotto le luci del palco. Una cantante, certo, ma ridurre Nisan alla sua voce sarebbe come scambiare il mare con la sua superficie. Chi segue con attenzione lo avrà capito. I silenzi che la inseguono vengono da lontano, da ferite che solo ora intravediamo, da legami sfilacciati che rivelano il loro nodo episodio dopo episodio. Intanto, dietro il sipario, Demet ha affrontato un lavoro fisico e tecnico che non passa inosservato. Allenamenti vocali, prove serrate, set organizzati a distanza di un respiro dalle sue esibizioni, un'immersione totale. E qui è sbocciata la domanda che ha scaldato il web: sta forse preparando un passo fuori dalla serie? Durante quell'incontro al Pera Palace, quando le hanno domandato degli impegni sul palco, ha sorriso e ha tagliato corto: non ha tempo. Per molti è stata una risposta educata, non tutta la verità. Voci di corridoio raccontano di proposte mesmerizzanti, spettacoli privati di alto profilo e progetti digitali già stesi sul tavolo, rinviati soltanto perché Esref Rouya reclama ogni ora, ogni fibra, ogni respiro. Ma il momento in cui il pubblico è impazzito è arrivato con una domanda semplice e letale: pubblicherà un album? Lei ha risposto con due parole leggere eppure pesantissime: perché no? 2 sillabe, e la rete ha preso fuoco. Da lì, riedizioni di video, coreografie che tornano, clip di Nisan montate con brani che le scivolano addosso come abiti su misura, sondaggi lampo per testare il terreno. Ascoltereste un disco di Demet Özdemir? I cuori hanno detto sì in coro, mentre i rumor si spingevano un po' più in là. Un mini progetto musicale, magari digitale, pronto a farsi vedere quando i titoli di coda di Esref Rouya caleranno sulla stagione. Nulla di ufficiale, lo ripetiamo, ma quel perché no? È la porta socchiusa che nessuno aveva il coraggio di immaginare aperta. E poi, come se non bastasse, quelle fotografie che hanno mandato in tilt le timeline, nero totale, lenzuola, luce cruda e un silenzio studiato. Nessuna didascalia, nessun indizio esplicito. Eppure, a volte, ciò che non si scrive parla più di un romanzo. I commenti si sono spaccati in due correnti forti.
Per alcuni era l'immagine di una donna che ha capito il proprio potere e lo indossa come un vestito nero scolpito su misura. Maturità, sicurezza, nonchalance regale. Per altri, un presagio, un indizio velato di una svolta drammatica che attende Nisan oltre l'ennesimo snodo della trama. Il nero come rito di passaggio, il nero come trasformazione, il nero come addio o rinascita. E qui, permetteteci la domanda che in tanti sussurrano. E se quell'estetica fosse anche un richiamo privato, una vibrazione emotiva che supera la sceneggiatura? È qui che un nome irrompe, inevitabile, come una melodia che non smette di tornare, Can Yaman. Sì, perché quando parli di Demet Özdemir, la memoria collettiva richiama subito quell'alchimia che ha incendiato schermi e classifiche con Can Yaman. Il pubblico li ha amati, li ha shippati, li ha sognati insieme ben oltre i titoli di coda. Oggi, mentre Demet costruisce Nisan nota dopo nota, voce dopo voce, l'eco di Can ritorna tra i commenti come una domanda che nessuno osa formulare direttamente. È possibile che, in questo nuovo capitolo della sua carriera, ci sia spazio anche per una sorpresa che li riavvicini? Nulla di compromettente, nulla di dichiarato, eppure basta una foto in nero, un like, una frase tagliata con cura, per riaccendere la fantasia. Can, con la sua presenza magnetica, i progetti internazionali e il suo vivere tra set che profumano di Mediterraneo, rappresenta quella scintilla che i fan riconoscono a occhi chiusi. E l'idea di una Demet che affina la voce, di una Nisan che canta dal vivo, ha spinto molti a sognare un duetto, una comparsa, anche solo un cameo capace di far tremare i server. Fantasia? Forse. Ma in questo mestiere, spesso, le fantasie tracciano sentieri. Chi conosce i ritmi di Esref Ruya lo sa. So se sta succedendo qualcosa che va oltre la routine. Le persone che ci lavorano raccontano un'energia diversa, non il solito schema gerarchico, ma un dialogo continuo, una compagnia che si ascolta davvero. Demet non si limita a interpretare, si ferma, parla con i giovani, rilegge le scene, scambia intuizioni con la regia come un capitano che non teme il mare grosso. C'è chi la chiama leadership, c'è chi scuote la testa e sussurra che è troppo coinvolta. Ma i risultati sono lì. Ascolti robusti, social incandescenti, clip che saltano in trend con una velocità che non consente distrazioni. E quando il vento soffia così, è inevitabile che ogni dettaglio venga paragonato alla vita oltre il set. La pressione dei social su Demet è vecchia conoscenza, ma questa volta la bilancia pende più forte. Nisan è così viva da far dimenticare il confine tra scena e verità. Arrivano messaggi che dicono: quella lacrima era reale, quell'abbraccio sembrava una confessione, e giù con parallelismi, interpretazioni, filtri che nascono dall'amore del pubblico e dal bisogno di ritrovare la donna dietro il personaggio. È in questo scambio continuo tra ciò che si vede e ciò che si crede di vedere che riappare lui, Can Yaman, come una costellazione di riferimenti. C'è chi intravede in certi accenti di Nisan, in certi silenzi lunghi, l'eco di storie passate, di chimiche che hanno segnato un'epoca televisiva. Nulla di più che un riflesso, magari, ma i riflessi, quando cadono sul capo giusto, sembrano corone. E allora torniamo al punto. Dove sta andando Demet? È solo una serie? O è un riposizionamento totale? Guardate come le tessere si dispongono. Recitazione che tocca corde scoperte. Possibilità musicale che fa capolino tra una prova e un respiro, ricerca di stile che si affina in immagini nette e sottratte, strategia social che usa il silenzio come un megafono. Se metti tutto in fila, vedi un'ascesa consapevole. Non stupirebbe se quel sono rimasta spiazzata fosse l'anticamera di scelte che spiazzeranno anche noi. E in questo mosaico, c'è spazio per Can? La verità è che i fan hanno già scritto 1000 finali. Un incontro casuale a un evento di gala. Un video musicale con un'apparizione che dura pochi secondi ma basta a scatenare il mondo. Una foto rubata nella stessa città in cui entrambi sono di passaggio per lavoro. Roma, Istanbul, chissà. 2 traiettorie che si sfiorano senza bisogno di promesse. Basta il sospetto perché i sogni riempiano il resto. Intanto, le indiscrezioni su Esref Ruya non si fermano. Si parla di un confronto duro che attende Nisan, di un capitolo in cui il suo passato bussa con dita pesanti, di un momento in cui la sua voce non sarà soltanto musica, ma verità nuda. E quel nero che ha stregato Instagram potrebbe essere il colore di un rito, oppure solo un promemoria di potere personale. Qualunque sia la lettura, l'effetto è lo stesso. Demet porta il discorso dove vuole lei,
e tutti la seguono. E quando la domanda sull'album torna a farsi sentire, quel perché no non suona più come un gioco. Suona come un tempo in levare, una preparazione, un battito che annuncia la prima nota. C'è chi giura di aver sentito nominare produttori curiosi, c'è chi parla di una miniserie musicale destinata alle piattaforme. C'è chi scommette su un singolo che correrà veloce appena si chiuderà l'ultimo track. Sono parole non confermate, e noi le prendiamo per ciò che sono, sussurri. Ma i sussurri, nel mondo delle stelle, hanno una strana abitudine a diventare voci. E tra gli interrogativi che dominano le notti del fandom, ce n'è uno che rifiuta di scendere. Se Dimet decidesse di amare la musica oltre la fiction, chi potrebbe accompagnarla in scena per un momento unico, carico di storia condivisa? Il pubblico risponde senza esitare. Il nome lo conoscete già. E allora eccoci qui, a seguire l'onda che si solleva e si infrange, a contare i giorni fino alla prossima puntata, a cercare nelle fotografie quel dettaglio che ci dica più di 1000 spiegazioni. Sappiamo che sul set la chimica è reale, che l'affiatamento con la troupe è una corrente continua che rende ogni scena più vera, e sappiamo anche che l'attenzione può diventare un peso. Dimet ha imparato a portarlo, e oggi lo indossa con grazia. Nella sua calma ci sono la pazienza e la precisione di chi costruisce un percorso senza passi falsi. E se c'è un filo che torna sempre, è quello degli incontri che hanno fatto la differenza. Can Yaman appartiene a quel filo. Non serve dichiararlo, lo raccontano gli occhi del pubblico ogni volta che li nomini nello stesso respiro. Cosa accadrà dopo? Qui è il momento in cui la nostra voce rallenta, perché a volte le storie migliori si vivono aspettando. Esref Ruya non è solo una serie per Dimet Özdemir, è un ponte. Dall'altra parte potrebbe esserci un microfono, una tournée digitale, una sorpresa che porta il suo nome su una copertina diversa. Potrebbe esserci un passo a due inedito, anche solo per un istante che sembri eterno. Oppure la scelta di proseguire in assoluta autonomia, regalando a Nisan una conclusione che brucia e subito dopo un nuovo inizio. In ogni caso, il comune denominatore è uno. Quando questa esperienza finirà, Dimet non sarà più dov'era. Sarà un passo avanti, forse 2, forse 10. E i cinici saranno costretti ad ammetterlo. Noi di Stelle Turche Rivelate continueremo a rimestare tra gli indizi e a raccontarvi ciò che gli altri non sanno come dire. Vogliamo leggere le vostre interpretazioni. Secondo voi cosa nascondono quelle foto in nero? L'album è più vicino di quanto sembri? E in che modo l'ombra luminosa di Can Yaman può ancora danzare intorno a questa storia, senza bisogno di spiegare nulla a nessuno? Scrivetecelo, mettete like se avete sentito un brivido in almeno una scena di Nisan, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per non perdervi nessuna svolta. Perché Esref Ruya continua, Dimet Özdemir continua a far battere i tamburi del gossip, e noi continueremo a sussurrarvi all'orecchio ciò che ancora non è stato detto. Le sorprese non finiscono qui. Si avvicinano in silenzio, sul passo felpato di immagini nere e risposte leggere, pronte a diventare, al momento giusto, la notizia che tutti stavano aspettando. E se domani arrivasse davvero quel perché no, trasformato in musica, se un palco improvviso si illuminasse e una voce che conosciamo bene emergesse dalla penombra, saremmo pronti a lasciarci trascinare. Sarebbe un nuovo capitolo che non cancella nulla, ma incastona ogni memoria dove brilla meglio. È così che nascono le leggende. Un frammento dopo l'altro, un incontro dopo l'altro, una nota dopo l'altra. E forse, da qualche parte tra Roma e Istanbul, c'è già un destino che sorride. Restate con noi. Restate con Stelle Turche Rivelate. Perché le stelle, quando si allineano, non chiedono permesso, semplicemente accadono.